andiamo a realizzare questo scialle. Io ho scritto Bactus, ma non ci sono le misure perché molte persone il Bactus lo intendono quando si mette davanti, ma si può mettere anche lo scialle, cioè messo indossato davanti invece che sulle spalle, per cui è uno scialle piccolino, non immenso. Io ho scritto Bactus, ma in realtà non lo è perché le misure non ci sono, siamo quasi a 59 centimetri, per cui insomma ha superato benissimo i 30-35 centimetri, ma anche molto più corto. Il Bactus è molto molto più lungo, arriva fino a 1,80 m, ma anche 2, insomma è una sciarpina stretta e molto lunga. Allora, adesso vi faccio vedere che quanto riguarda ho deciso di fare queste noccioline gigantesche, nocciolone, e poi ho deciso di fare un punto forato ripetuto e a un certo punto non ho fatto più una maglia a rilievo, ma ho ripetuto la maglia alta e punti forati, proprio in maniera che se lo vogliamo indossare anche una parte sotto il cappotto, il piumino, le nostre nocciolone non ci danno fastidio. Allora passo subito all'occorrente e al tutorial. Il filato che ho scelto è il Lollipop di Filati Discount, è un acrilico premium al 100%, sono 100 metri, consigliano i ferri dal 6 all'8 e l'uncinetto dal 5 al 7, veramente ha delle bellissime sfumature e questo filo con tutto ritorto con un altro filo, veramente dà un effetto molto molto particolare. Queste sono le tonalità. Questo è il lilla. Ho scelto anche l'azzurro che è molto bello e le sfumature sono bellissime anche con il fumo che poi va verso il nero e credo che queste due tonalità stanno bene insieme. Anche il color verde chiaro ha veramente delle bellissime sfumature. Uncinetto 7. Dobbiamo realizzare un nodo e avviare 4 catenelle, 1 2 3 e 4. Ora sullo stesso punto entriamo sulla prima catenella che abbiamo realizzato e vado a lavorare 4 maglie alte, 2 3 e 4. Adesso andiamo a lavorare il secondo giro, mi alzo di 3 catenelle, giro il lavoro e vado a lavorare sempre un aumento, per cui prendo il punto sottostante e lavoro il mio aumento, cioè il mio primo aumento ovviamente. Adesso vado a lavorare una maglia successiva alta e la parte centrale, vedete questa è la terza, vado a lavorare una maglia alta, 3 catenelle, prendo il filo, entro sullo stesso punto, realizzo una maglia alta, per cui sullo stesso punto nella terza abbiamo da lavorare una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Vado sul punto successivo, lavoro la mia maglia alta e vado a chiudere sul punto successivo sulla terza catenella l'aumento, maglia alta, sullo stesso punto maglia alta e abbiamo concluso il secondo giro. Ora dobbiamo realizzare il terzo ha la nocciolina, per cui 1 2 e 3 giro il lavoro. Vado a fare sempre il mio aumento, per cui entro sul punto sottostante e vado a lavorare una maglia alta in questo modo. Ora farò la nocciolina, vado sul punto successivo e realizzo prima maglia in sospeso alta, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Vado a chiudere, prendo il filo, passo su tutte le asoline e vado proprio a chiudere con una catenella.
che questa laterale non si conta perché fa parte ovviamente della prima maglia alta, ma si conterà la catenella. Vado sul punto successivo, maglia alta, punto successivo, come vedete cade proprio nell'ultima maglia alta e la realizzo. Entro dentro all'archetto, prendo il filo, maglia alta, 3 catenelle di separazione ci devono essere sempre nell'archetto, prendo il filo, rientro nell'archetto, maglia alta, e questo è il nostro punto centrale. Lavoro di nuovo una maglia alta, che dobbiamo lavorare comunque nello stesso modo come qui, no? Vedete? E qui abbiamo la nostra nocciolina. Vado, lavoro di nuovo una maglia alta, la nocciolina sul punto successivo che è la penultima, per cui 5 maglie in sospeso sull'uncinetto, 4, ecco qui, e 5, questa è l'ultima, e vado a chiudere facendo sempre poi una catenella. Vado sul punto successivo che sono le 3 catenelle, entro nell'ultima e realizzo il nostro aumento, perché prima maglia alta e seconda maglia alta, e abbiamo concluso il giro. In questo modo le noccioline si trovano dalla parte opposta. Adesso iniziamo il nostro quarto giro. Il nostro quarto giro ci dobbiamo alzare di 3 catenelle e sarà un punto forato, per cui quarto giro, aumento, sempre sotto al punto, facciamo il nostro aumento, catenella. Qui ci troviamo, vedete, sottostante una maglia alta. Con tutto ciò che noi faremo una catenella, andiamo a lavorare il punto successivo, che è questo. In questo modo prendo il filo, catenella di nuovo, vado a lavorare proprio la maglia alta, non la nocciolina, proprio la maglia alta che è in questo punto, vedete? Eccola qui, questa. Prendo il filo e lavoro la mia maglia alta, non lavorando la nocciolina, vedete, in questo modo. Di nuovo catenella, vado sul punto successivo che è l'ultima maglia, eccola qui, ce la troviamo come punto di riferimento. Ora catenella, vado nell'archetto, maglia alta, 3 catenelle come abbiamo sempre fatto, prendo il filo, maglia alta, sempre nell'archetto, catenella, lavoro la prima maglia alta che si presenta, che è questa, catenella, lavoro il punto successivo, catenella, ma qui c'è la nocciolina, vado a lavorare la prima maglia alta che è questa, la penultima, prendo il filo, maglia alta, catenella e andiamo a lavorare il nostro aumento. 1 e 2 e abbiamo concluso il giro. Nel quinto giro ci alziamo sempre di 3 catenelle, andiamo a lavorare i punti come si presentano, per cui sempre un aumento, all'inizio dobbiamo sempre fare il nostro aumento che è questo, poi vado a lavorare i punti come si presentano. Qui c'è la maglia alta, faremo una maglia alta, vedete dove c'è la catenella, mi raccomando, entriamo con l'uncinetto e andiamo a realizzare la maglia alta, qui c'è la catenella, di nuovo andiamo a lavorarla, ci entriamo proprio dentro con l'uncinetto, di nuovo qui, e qui c'è la catenella di nuovo, prendo il filo, entro, vado sul punto successivo, ancora dove c'è la catenella entro con l'uncinetto e lavoro l'ultima maglia,
Qui che ho lavorato l'ultima maglia facciamo sempre nell'archetto la nostra maglia alta, 3 catenelle, abbiamo fatte 1 2 3, entro sempre sullo stesso punto, maglia alta. Qui abbiamo lavorato le stesse catenelle, abbiamo lavorato le stesse catenelle al centro. Allora adesso lavoro le maglie come si presentano. Qui c'è una catenella, lavoro con l'uncinetto, maglia alta, c'è una catenella, entro con l'uncinetto nell'archetto e la lavoro, maglia alta sempre nella catenella, come si presentano sempre. Io ve le faccio vedere tutte, proprio per non avere nessun dubbio. Qui abbiamo la nostra maglia a catenelle, andiamo a lavorare e ora abbiamo la prima maglia da lavorare dell'aumento sottostante e facciamo l'aumento sulla terza catenella, primo e secondo, e abbiamo lavorato il nostro giro. Adesso andiamo a lavorare il sesto giro, ci alziamo sempre di 3 catenelle e facciamo il nostro aumento, perché all'inizio e alla fine c'è sempre l'aumento. Adesso andiamo a lavorare delle maglie a rilievo dietro. Questa è la prima, la seconda maglia a rilievo dietro la andiamo a prendere, la faccio passare e lavoro la mia prima maglia. Ecco qui, la prendo da dietro, la faccio passare il filo in questo modo, così viene. Questo è caratteristico della maglia a rilievo dietro, perché davanti sarebbe diverso, anche perché il nostro disegno, diciamo, è proprio qui abbiamo, adesso perché è scuro, abbiamo da fare, facciamo le noccioline, qui ci sarà il rilievo, qui se lo facciamo in avanti ci viene poi dalla parte opposta. Proseguo fino ad arrivare al centro e a lavorare poi le nostre maglia alta, 3 catenelle maglia alta nell'archetto. Adesso che ho lavorato l'ultima maglia sempre a rilievo, vado, entro con l'uncinetto e lavoro la mia maglia alta normalmente, le mie 3 catenelle e la mia maglia alta sempre nello stesso modo qui al centro. Ora riprendo a lavorare sempre a rilievo presa da dietro, qui in questo modo. Vado a lavorare ogni maglia che si presenta fino al termine e farò sempre il mio aumento. Adesso sono arrivata all'ultima maglia, c'è l'aumento, entro nella terza catenella, prima e la seconda, e questo è il nostro aumento e abbiamo concluso il giro. Adesso andiamo a realizzare il settimo giro, che sarà con le noccioline, per cui avremo, come abbiamo fatto il primo, il secondo, il terzo giro abbiamo fatto le noccioline, poi abbiamo fatto un giro forato, per cui si riprende con 3 giri, con 2 giri di maglie alte e poi la nocciolina e il forato. Qui la sequenza poi sarà questa, per cui 2 giri di maglie alte, uno però sarà a rilievo dietro, se vi piace sempre, e poi la nocciolina. Allora adesso ci alziamo, 1 2 e 3 e giro il lavoro. Adesso facciamo sempre il nostro aumento. Vi ricordo sempre l'inizio e la fine, sempre l'aumento. Adesso, certo, è tutto bianco ora,
andiamo a realizzare subito la nocciolina come abbiamo fatto dal primo giro. La sequenza è la stessa, semplicemente che ci saranno 5 maglie alte tra una nocciolina e l'altra, è soltanto questa la differenza. Poi soltanto l'inizio ovviamente, perché non c'erano le 5 maglie, ma adesso ci saranno le 5 maglie. Allora adesso vado a lavorare sul punto sempre la nocciolina, per cui 5 maglie in sospeso sull'uncinetto, 4 e 5, prendo il filo e lo vado a passare su tutte le asoline e concludo con una catenella. Vado sul punto successivo e lavoro una maglia alta, la seconda, la terza, ne dobbiamo realizzare 5, la quarta e la quinta. In questo modo, per cui tra una nocciolina e l'altra passano 5 maglie alte. Adesso prendo il filo e realizzo di nuovo una nocciolina, 5 maglie in sospeso, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Ora prendo il filo e passo su tutte le asoline. In questo modo, certo con il bianco è un po' un problema, vado a lavorare ora di nuovo 5 maglie, 1, 2, 3, 4 e 5. Come vedete ci troviamo proprio sull'ultima e sull'ultima facciamo la nocciolina, perché abbiamo fatto 5 maglie, le nostre 5 maglie alte ci sono, questa è la sesta e noi andiamo comunque a fare la nostra nocciolina, per cui 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella, per cui siamo arrivate proprio al punto di dover fare il nostro archetto, per cui prendo il filo, non devo fare altro che entrare nell'archetto, maglia alta, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto e abbiamo realizzato di nuovo la nostra maglia alta. Devo fare di nuovo, vedete, qui dobbiamo tornare al contrario, per cui dove abbiamo fatto la nocciolina dobbiamo fare la nocciolina, per cui nocciolina prima, seconda maglia alta, la terza, la quarta e la quinta maglia alta in sospeso, prendo il filo, lo passo su tutte le asoline e vado a chiudere. Adesso sul punto successivo faccio le mie solite 5 maglie alte tra una nocciolina e l'altra, per cui questa è la seconda, la terza, la quarta, la quinta e ora di nuovo la nocciolina. Basta contare, noi siamo arrivati qui, abbiamo fatto la nostra nocciolina e ci sono le 5 maglie nocciolina, prima e seconda, 3, 4 e 5. La nostra nocciolina è pronta, prendiamo il filo, lo passo su tutte le asoline e chiudo con una catenella. Vado al punto successivo e vado a realizzare le mie maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso andiamo a realizzare un'altra nocciolina, poi 5 maglie in sospeso sull'uncinetto, questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta e vado a chiudere, catenella, vado sul punto successivo, la terza catenella, perché queste sono le 3 catenelle, entro sul punto
punto e realizzo un aumento, perché sia all'inizio che alla fine dobbiamo sempre realizzare un aumento. Ecco qui. Andiamo a realizzare l'ottavo giro, mi alzo di 3 catenelle e adesso dobbiamo fare il punto forato. Come vedete qui ci sono le noccioline. Ok, allora dobbiamo sempre iniziare con un aumento. In questo modo, catenella, qui dobbiamo sempre, vedete qui c'è l'aumento, no? C'è la V qui sotto dell'aumento del giro precedente. Qui abbiamo fatto l'aumento, abbiamo fatto la catenella, non salto, lavoro sempre l'aumento, quello sottostante, vedete? Catenella e adesso salto il punto, per cui il primo no, quelli restanti sì. Qui abbiamo, vi ricordate, qui abbiamo la nocciolina, no? Eccola qui. Allora, qui dove c'è la nocciolina dobbiamo andare dove c'è il punto alto, in questo modo. Adesso catenella, salto un punto, vado in quello successivo, catenella, vado nel punto successivo, sempre maglia alta. Ora abbiamo la nocciolina, catenella, salto la nocciolina che è questa e c'è il punto alto che è qui, cui entro, catenella, salto il punto, catenella, salto il punto, vado in quello successivo. Ora c'è la nocciolina, catenella e vado sul punto alto e abbiamo fatto la nostra riga che si ripete ovviamente. Adesso noi dobbiamo fare altro che fare una catenella di nuovo, si ripete la catenella di nuovo in questo punto, mi raccomando, entro nell'archetto, 3 catenelle, prendo il filo e entro nell'archetto. Qui c'è di nuovo una catenella, vedete? E rientro qui sulla prima maglia alta. Qui quando c'è la nocciolina, una cosa che vi dovete ricordare è che c'è la catenella, maglia alta, 3 catenelle, maglia alta e catenelle. Questo è diverso, diciamo, dagli altri giri. Vado comunque a lavorare sul, faccio vedere meglio, prendo un pochino di filo, vado a lavorare, questa è la nocciolina, sul punto alto. Realizzo una catenella, vado a lavorare sul punto alto. Qui si vede male per il bianco, facciamo così, forse si vede meglio, eccolo qui, c'è il punto alto, qui vado a prendere il filo, entro, maglia alta, catenella, salto il punto sottostante, vado in quello successivo, catenella, salto il punto, come vediamo ci troviamo proprio sulla maglia alta che è a fianco alla nocciolina, eccola qui. Adesso andiamo a fare sempre la catenella, vado al punto successivo, salto la nocciolina e vado alla maglia alta. Adesso salto il punto in quello successivo, catenella, salto il punto in quello successivo, sempre catenella, ci troviamo prima della nocciolina, sempre la nostra maglia alta, eccola qui, prima della nocciolina, eccola, catenella, salto la nocciolina, vado sul punto qui successivo e come abbiamo fatto all'inizio, se vi ricordate, una cosa che vi dovete ricordare è che bisogna fare la catenella prima dell'aumento, per cui catenella, entriamo sul punto, facciamo il nostro aumento sulla terza catenella, ecco qui, per cui prima e sia dopo c'è la catenella.
anche dalla parte opposta. Adesso si riprende da capo, tutto da capo, dal quinto giro che abbiamo fatto. Qui andiamo a lavorare, vi faccio vedere, ma dovete ripetere il quinto giro. 1, 2 e 3, giro il lavoro, faccio il mio aumento e abbiamo realizzato. Vado a lavorare la maglia alta, poi vado a lavorare dove c'è la catenella, entro con l'uncinetto, uguale, qui c'è la catenella, entro con l'uncinetto, proseguo. Qui quando ci troviamo a lavorare l'ultima maglia alta facciamo sempre sull'archetto una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta e si riprende tutto da capo. Allora adesso vi dico i giri, giriamo perché questo è il dritto del lavoro dove ci sono le noccioline. Allora, per quanto riguarda i giri dobbiamo ripetere dal quinto giro fino all'ottavo. L'unica cosa che cambia è la ripetizione delle noccioline. Ogni 5 c'è una nocciolina. Se ci capita, che ne so, anche sullo schema ci può essere, che ne so, 4 maglie, è ovvio che non ci sarà la nocciolina, perché noi lo dobbiamo fare sulla sesta maglia, per cui 1, 2, 3, 4 e 5, nocciolina, 1, 2, 3, 4 e 5, nocciolina. È normale che andando avanti ci saranno più noccioline e poi capita che restano 3 maglie, non si fa la nocciolina se arriviamo sulla punta. Se arriviamo sulla punta ovviamente non si fa, cioè quello che dovete fare è che se arrivate sulla 1, 2, 3, 4 e 5, la sesta maglia, fate la nocciolina. Solo questo cambia. Per quanto riguarda il resto si ripete tutto dal quinto giro fino all'ottavo e poi si riprende sempre da capo. L'unica variante, ve lo ricordo, io vi faccio sempre un sunto di tutto lo schema. L'unica variante è quando c'è il punto forato, cambia giusto qui. Vi dovete ricordare che quando si arriva sulla maglia alta c'è la catenella, maglia alta, 3 catenelle, maglia alta e catenella e si riprende punto su punto. Il resto è facilissimo, basta che mandate indietro il video dal quinto giro all'ottavo e man mano poi cresce il nostro scialle. Allora ho terminato e vi dico i giri che ho fatto 1, 2, 3 e 4 volte il giro con le noccioline, poi ho fatto 2 giri di punto alto senza prenderlo a rilievo e poi ho alternato un giro di maglie alte e un giro di punto forato, giro di maglie alte, punto forato e di nuovo. Qui vi conto che ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questi sono totali, dopo i 2 giri che abbiamo fatto di maglie alte senza rilievo, proprio perché in maniera che quando si indossa questo rimane molto più piatto, che se vogliamo decidere di metterlo anche sotto un cappotto, un piumino, non dà fastidio con le nostre nocciolone, ecco. Poi ho messo delle nappine, una e 2, che vi lascio sempre il link dove potete rifare le nappine se vi piacciono, e ho fatto anche la terza. Poi quello che è avanzato è soltanto questo di filato, che potete comunque, se non vi piacciono le nappine, mettere le frange, e forse un altro giro, non sono sicura, solo di maglia di punto forato probabilmente ci viene, ma non ne sono sicura. Io mi sono fermata leggermente prima. Allora questo è ho terminato, ma adesso vi do anche le misure. Per quanto riguarda la larghezza, cioè la lunghezza, non larghezza, siamo a 59 centimetri e prendiamo l'altra misura e siamo in circa sui 100, 130, 140. Non è diciamo lunghissimo, ma non serve, perché poi dopo dà fastidio, perché comunque è bello cicciotto il filato.
Ho deciso poi di utilizzare tre colori, il lilla di questo filato, il blu e il verde. Perché? Perché volevo delle sfumature completamente diverse, volevo fare uno scialle bello, bello carico di colore, e devo dire che si sono prestati queste sfumature per poter abbinare tre colori diversi. Però se volete potete decidere di farlo di un solo colore, o solo lilla, c'è il blu, c'è il verde, c'è il giallo, insomma potete anche decidere di optare per una sola, diciamo, sola sfumature. Io ho voluto mettere più colori perché molte mi dite che si può utilizzare più colori con sfumature diverse, ovviamente, certo, perché comunque ho ripreso il verde, ho ripreso il grigio, il blu, che comunque si alternano, per cui insomma sono riuscita a collegare tre gomitoli di lana completamente con sfumature diverse, ma nello stesso tempo si possono abbinare. Allora,